Oggi andremo alla scoperta del dadaismo. Esso ebbe origine nel 1916 a Zurigo per opera di alcuni intellettuali e artisti di diversa provenienza. Tra questi c'era per esempio Tristan Tzara, c'era Duchamp, Hans Arp, Francis Picabia e altri. Il gruppo di questi dadaisti restò attivo fino al 1920-22. Oltre che a Zurigo, loro lavorarono anche a New York, a Berlino, Parigi, e il termine Dada in realtà è stato scelto a caso, consultando, pensate, un dizionario francese, e quindi questo già ci fa capire lo spirito del movimento, no? Che è quello del non senso. Infatti tutti i dadaisti si proposero di superare il concetto tradizionale di opera d'arte. Rifiutavano quindi tutti la tradizione, chi con ironia, chi con aggressività. Loro rifiutarono tutto in maniera dissacrante, ottennero dal pubblico molte critiche. Essi proponevano quindi una non arte, o meglio un'anti-arte, che aveva proprio per contenuto anche degli oggetti che sono casuali, no? Tratti praticamente dalle realtà. Infatti si parlerà di ready-made. Quindi loro proponevano proprio l'assoluta libertà dell'artista. Pensate un attimo, stava infuriando infatti la prima guerra mondiale e alcuni di questi artisti si erano rifugiati a Zurigo in Svizzera, che era proprio un paese neutrale, questo proprio per sfuggire agli orrori della guerra. In questo clima sentono che è impossibile continuare a fare arte nella maniera appunto che siamo abituati a conoscere, tradizionale, insegnata dalle accademie, e di fronte a questo conflitto che sta facendo molte vittime non ha senso nessuna ricerca artistica per loro. L'unica reazione appunto è questa ironia e questo gioco. Pensate, anche il nome che viene scelto per questi artisti è un nome un po' particolare, perché esso è anche proprio un mistero. Ogni membro del gruppo darà poi una spiegazione diversa, no? In russo significa 2 volte sì, in tedesco significa 2 volte qui, mentre per esempio in italiano, se pensate alle sillabe dada, sono quelle pronunciate dai bambini, le prime parole che pronunciano. E la verità comunque qual è? Che Dada non significa in realtà veramente nulla. Qualsiasi oggetto prodotto dall'uomo può essere appunto considerato arte. Da questo punto di vista Dada è l'avanguardia, potrei dire forse più estrema, della storia dell'arte, e ha un carattere veramente dirompente e contraddittorio, assurdo e rivoluzionario. Pensate per esempio a Duchamp, l'autore dadaista per eccellenza, no? È lui ideatore dei pezzi più innovativi e provocatori. Per esempio realizza nel 1913 la ruota di bicicletta. Si tratta di una scultura costituita da una semplice ruota fissata in posizione capovolta sul sedile di uno sgabello. È un ready-made, appunto, un'opera creata prendendo un oggetto comune che è stato in realtà spostato dal suo contesto abituale e trasportato in quello artistico. E quindi in questo caso dal mezzo di locomozione, che era una ruota di bicicletta, è andata a far parte di una sala di un museo. Basta praticamente questa operazione all'artista, questa decontestualizzazione, perché qualsiasi oggetto si trasformi in un'opera d'arte. Questa sicuramente è un'ironia dissacrante. Basti pensare anche a Fontana, che ha un orinatoio da muro poggiato in orizzontale su un piedistallo. Quindi è un gesto irriverente. Duchamp sarà colui che mette i baffi anche alla Gioconda. Praticamente il movimento Dada nasce, ricordatevi appunto, con la volontà di negare i fondamenti dell'arte, utilizza un linguaggio provocatorio, valorizza proprio la spontaneità, la soggettività e anche proprio questo gesto creativo dell'artista, che deve essere un gesto veramente libero. I dadaisti più importanti sono Hans Arp, che annulla l'intervento diretto dell'artista e favorisce l'ulazione del caso; Duchamp, che trasforma un oggetto d'uso quotidiano in un'opera d'arte, il ready-made appunto, rivestendolo di un significato questa volta concettuale. Poi avremo Picabia, che realizza con Duchamp le tele meccaniche, Man Ray, che inventa un linguaggio innovativo nel campo della fotografia. Il movimento Dada
quando si fonda nel Cabaret Voltaire a Zurigo, si propone un manifesto redatto poi da Tristan Tzara nel 1918, che propongono un azzeramento dell'arte per costruire un nuovo linguaggio artistico. Essi demoliscono il concetto di bellezza universale, valorizzano appunto la spontaneità, il gesto creativo, la soggettività e anche il caso. Non a caso ARPA annulla l'intervento diretto dell'artista e lascia cadere per esempio dei quadrati bianchi e blu e li incolla su carta. La disposizione di queste forme è quindi casuale. E Man Ray, avevamo detto, anche con sperimentazioni fotografiche, mette a punto un linguaggio innovativo nel campo della fotografia perché ottiene delle immagini direttamente dall'impressione degli oggetti su carta sensibile, senza fare un uso di una fotocamera. Un esempio di radiograph è nato da alcune pellicole cinematografiche arrotolate e disposte casualmente, per esempio, su un piano. Quindi capite bene che questi dadaisti sono veramente innovativi. Ci rimane da analizzare poi anche il surrealismo, che sarà, diciamo, l'ultimo dei movimenti di avanguardia, ma ne parleremo in una prossima curiosità d'arte. Ciao ciao e buono studio!